La pandemia ci obbliga a una prolungata pausa operativa che si rivela utile per fare riflessioni di vario genere. Col pericoloso diffondersi del contagio e nel timore della morte, forse ci siamo ritrovati a pensare ai conti che abbiamo in sospeso con la vita. Ognuno si sarà preoccupato per i suoi cari o per i propri beni. Molti avranno fatto il serio proponimento di aver maggiore cura della propria salute, ma adesso in genere tutti si chiedono come potrebbe essere l'esistenza domani. Per rispondere a questa domanda bisogna tener conto di innumerevoli fattori socio-economici, innanzitutto, che sono di competenza delle istituzioni. Però una cosa è certa: l'uomo raccoglierà i frutti di quello che ha seminato. Sul piano globale lo vedremo certamente più avanti con il tempo, ma a livello individuale lo possiamo verificare fin da subito, esaminando le nostre situazioni personali alla luce delle teorie sul karma. Se dovessimo lasciare il corpo oggi, quante vicende conflittuali resterebbero irrisolte? Quante diatribe avremmo potuto sedare con poche parole di pace e per orgoglio non abbiamo saputo trovare queste parole? Quante incomprensioni sono state lasciate in sospeso e non sono state chiarite? Eppure sarebbe bastato solo un piccolo segno di umiltà, ma forse non abbiamo nemmeno trovato il modo di esprimere nella giusta misura il nostro affetto a chi si aspettava un atto d'amore. Tutte queste situazioni, ancora aperte, sono un aspetto karmico che dovremmo considerare nel caso di una dipartita, ma ancora di più se dovessimo rispondere e riprendere presto la nostra vita normale. Forse è il caso di metterci in moto subito per eliminare il karma finora prodotto, che non dipende dal destino, ma dipende da noi, viene generato dalle nostre azioni. Infatti karma vuol dire azione e concentra tutte le azioni di corpo, parola e mente che facciamo quando orientiamo le nostre attenzioni verso persone o cose che sollecitano emozioni sia positive che negative. Più precisamente, il karma è un movimento intenzionale della mente suscitato dalle passioni alimentate dal desiderio, dall'attaccamento, dalla collera, dall'avversione, dalla confusione e dalle illusioni. I risultati delle nostre azioni sono definite impronte karmiche e impregnano il flusso della coscienza. Sto parlando della coscienza fondamentale, quella che poi si sposta, detta continuum mentale. Fino a quando nella nostra mente persistono delle impronte o tendenze, non saremo mai sereni e liberi dalla sofferenza. Ogni azione che compiamo produce una conseguenza della stessa natura e imprime nella nostra coscienza una tendenza che porta a ripetere l'atto. Le conseguenze karmiche delle azioni ricadono su chi le ha commesse, quindi sono individuali. Ma non dobbiamo scordare che ciò che facciamo coinvolge anche gli altri, generando da parte loro delle reazioni i cui effetti anch'essi dovranno prima o poi incontrare. Le condizioni per la maturazione del karma sono legate a vari fattori. Innanzitutto deve esserci un oggetto verso cui indirizzare l'azione. Poi bisogna avere il desiderio di compierla. Quindi ci devono essere i mezzi e le condizioni per attuarla materialmente. Infine ci deve essere il risultato, ovvero bisogna che l'azione abbia prodotto i suoi effetti e che chi l'ha compiuta sia soddisfatto.
come si vede, fra l'idea e il compimento delle azioni i passaggi sono numerosi e richiedono tempo. Fino a quando il progetto non ha dato frutto, possiamo ancora ripensarci e tirarci indietro e interrompere l'operazione. Ma purtroppo, quando siamo vittime di un impulso o di una fissazione, la nostra mente è come un torrente in piena, travolgente e inarrestabile. Da qui nascono i comportamenti che fanno soffrire noi e gli altri. Il karma ha alcune caratteristiche essenziali. È individuale, l'ho detto prima, il suo esito è identico alla natura dell'intenzione che lo ha originato, quindi se facciamo cose positive l'esito è positivo, facciamo cose negative l'esito sarà negativo. Cresce perché attraverso le tendenze porta a ripetere le azioni e se non è purificato continua a svilupparsi fino alla produzione dei suoi risultati. Un karma non compiuto non può produrre conseguenze, ma un karma compiuto non si dissolve, darà necessariamente un frutto, a meno che non venga purificato. Dunque il karma può essere estinto e per scioglierlo l'unica via è la purificazione della mente, che richiede almeno 4 forze congiunte. La riflessione profonda sul danno prodotto, il rimorso sincero, la determinazione a non ripetere tali azioni, il riparare quando possibile al male fatto. Poiché la tendenza karmica è l'informazione che modella la coscienza e ci spinge ad agire, la base di un karma positivo è l'ideale del bene. Ma non siamo santi e vivere nella virtù totale ci risulta difficile. Se qualche volta riuscissimo a padroneggiare la mente e a compiere azioni buone evitando le cattive, sarebbe già un gran bene. Non dimentichiamo che gli aspetti positivi e negativi del karma crescono. Il seme della quercia è piccolo, ma quando germoglia genera una pianta enorme, piena di ramificazioni. Così è per le azioni determinate dai sensi e dalla mente. Ciascuna di queste azioni genera una vasta e opaca rete di derivazioni. Talvolta passa molto tempo fra un'azione e la sua remunerazione, tanto che noi ce ne scordiamo, ma verrà il momento in cui il karma si manifesta. Questo concetto è reso bene dal paragone dell'aquila che vola alta nel cielo. Anche se la sua ombra non è visibile, non vuol dire che non ci sia. Infatti, quando l'aquila si avvicina al suolo, l'ombra comparirà e diventerà sempre di più definita, fino al momento in cui il rapace e la sua ombra combaceranno nel punto dell'atterraggio. Altrettanto avviene con il karma. Non sappiamo se il suo risultato arriverà oggi, domani o in qualsiasi altro momento, ma possiamo star sicuri che quando le condizioni si presenteranno, il suo effetto ineluttabilmente si manifesterà.